Base luminosa ma leggera che dura tutto il giorno? È possibile e la facciamo insieme in questo breve tutorial. Iniziamo! Per una buona base è fondamentale iniziare dal primer. Il primer è quel prodotto che mettiamo prima del fondotinta per dare un aspetto liscio e omogeneo alla pelle e garantire che il fondotinta si aggrappi meglio e duri tutto il giorno. Se non lo avete ancora visto, andate a vedere il video sul primer qui sul canale. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le necessità. Vi ho messo anche dei buoni consigli di prodotti che sto utilizzando e che funzionano, e quindi troverete senz'altro quello che fa al caso vostro. In questo caso io sto utilizzando questo primer qua. È un primer economico di Essence, si chiama Poreless Partner Primer. È un primer che serve per dare un aspetto un po' matte alla pelle e minimizzare i pori. Io ne ho bisogno ad esempio qua sulla zona T e ai lati del naso. Lo trovo veramente efficace. Come vedete si stende uno strato sottile sulla pelle. Io preferisco metterlo prima un po' sulle mani e poi passarlo delicatamente dove serve. Un piccolo trucchetto: se avete una pelle mista potete utilizzare anche due diversi tipi di primer a seconda della zona, quindi uno come questo mattificante se avete problemi di lucidità, di pori in evidenza, e magari uno più idratante sulle guance o dove avete problemi di secchezza. L'importante è che sappiate che utilizzare il primer vi dà quella durata che vi fa giungere a fine giornata ancora con la base perfetta. Non è detto che il primer lo dobbiate utilizzare tutti i giorni. Io lo uso ad esempio quando vado in ufficio, so che è una giornata lunga oppure un evento, insomma un'occasione in cui non ho voglia di fare ritocchi, ma voglio arrivare a sera sapendo che il trucco reggerà. È un ottimo segreto. Dopo il primer possiamo stendere il nostro fondotinta o il prodotto che abbiamo scelto. Naturalmente diamo al primer il tempo di assorbirsi. Questo vale un po' per tutti gli step del make-up. Dobbiamo sempre essere certe che il prodotto che abbiamo applicato si sia asciugato un pochino, si sia settato prima di passare al successivo, altrimenti l'effetto potrebbe essere non così gradevole. Allora abbiamo aspettato qualche secondo, il nostro primer è asciutto, possiamo passare al fondotinta. In questo caso io sto utilizzando il MAC Studio Radiance, un ottimo prodotto di cui vi ho già parlato perché contiene anche degli elementi di skincare, il che lo rende un fondotinta morbido, elastico, ideale per pelle matura, ma ce ne sono tantissimi in commercio. Scegliete quello che vi piace di più. Se utilizzate un prodotto liquido potete sempre dargli, come dire, un'agitatina per essere certe che il prodotto sia distribuito all'interno in maniera uniforme, soprattutto se è un fondotinta che utilizzate una volta ogni tanto, e poi potete passare alla stesura. Come si applica il fondotinta, soprattutto su pelle matura? Allora, lasciamo un attimo da parte i tutorial in cui vediamo che viene versato il fondotinta direttamente sul viso dalla botticina. Questo è, diciamo, una modalità che per noi donne mature non va molto bene, perché come vi ho già detto diverse volte dobbiamo avere un grande controllo della quantità di prodotto che applichiamo. Che cosa conviene fare? Conviene mettere il prodotto sul dorso della mano o su una piccola palette da miscela, picchiettare con il pennello da fondotinta, prendere la quantità che ci serve e iniziare a stenderlo sul viso. Come si stende il fondotinta? Partiamo sempre dal centro del volto, quindi dalle zone che in genere hanno bisogno di maggiore copertura, picchiettiamo bene il centro e poi sfumiamo verso l'esterno, cercando di utilizzare quel residuo di prodotto che è rimasto sul pennello.
Andiamo verso le tempie, andiamo verso il collo, bene anche all'attaccatura delle orecchie. Non ci dimentichiamo per l'appunto anche gli angolini più nascosti, in maniera da non avere uno stacco preciso tra dove finisce il fondotinta e dove invece inizia, in maniera che il tutto sia omogeneo. Cercate di utilizzare il meno prodotto possibile. Il fondotinta si stende andando poi verso il basso, in maniera da andare in direzione delle pellicine o dei peletti che possiamo avere sul viso, quindi non li vogliamo sollevare, ma li vogliamo minimizzare. In questo modo avremo una buona copertura e potremo così proseguire con il nostro make-up a completare la nostra base. Ovviamente con il fondotinta non siamo andati a toccare la zona perioculare, cioè questa, quindi ci siamo fermati un po' ai bordi, perché in quella zona utilizzeremo invece il correttore, che è un prodotto che per consistenza e pigmentazione è più idoneo ad essere utilizzato in quelle zone. Come mettere il correttore proprio per completare la nostra base? Allora, una piccola nota. Personalmente preferisco lasciare l'applicazione del correttore come ultimissimo step dopo aver fatto anche il trucco occhi. Questo perché, soprattutto se utilizzo degli ombretti in polvere, potrei avere un po' di fallout, cioè un po' di caduta di prodotto sotto, e quindi andrei così a rovinare la base fatta con il correttore. Inoltre preferisco proprio fare questo step come ultimo, perché mi rendo anche conto, diciamo, del grado di omogeneità che sono riuscita ad ottenere, e perché utilizzo anche il correttore magari per migliorare, perfezionare il trucco dell'occhio. Adesso vi faccio vedere come lo applico, ma potete tranquillamente lasciarlo come ultimo step del trucco, come faccio io, se volete essere certe poi di non rovinare il lavoro che avete fatto. Anche per quanto riguarda l'applicazione del correttore, preferisco non andare direttamente a metterlo sulla pelle, ma appoggiarlo prima sul dorso della mano e poi prelevarlo con il pennello. In questo video io sto utilizzando questo di MAC in combo con il suo fondotinta, quindi lo Studio Radiance. Ottimo prodotto, ma ce ne sono tantissimi, quindi utilizzate pure il correttore che preferite. E come vedete, dopo aver preso un po' di prodotto dal dorso della mano e picchiettandolo, lo metto nei punti dove ho necessità di maggiore copertura. Nel mio caso sicuramente qua dove ho l'occhiaia. Allora, io preferisco non fare nella maggior parte delle occasioni una doppia correzione, quindi non metto prima un correttore aranciato che sicuramente mi aiuterebbe a coprire un po' di più l'occhiaia, perché poi, diciamo, il doppio strato di prodotto mi darebbe un effetto un pochino pesante, mi segnerebbe un po' di più le rughette. Come ho già detto in altre occasioni, bisogna accettare dei compromessi, quindi so che l'occhiaia non è totalmente coperta, però il grado di copertura e di luminosità che mi regala l'applicazione anche di un solo prodotto per me è sufficiente, va bene così. Quindi lo metto dove ne ho necessità, cerco di metterne il meno possibile, di stare un po' lontana proprio dal bordo dell'occhio, quindi andare un pochino più in basso, e di sfumarlo verso l'alto qua sulla tempia. Questo tipo di effetto per un look quotidiano e leggero, quindi parlavamo comunque di una base semplice da tutti i giorni, per me va benissimo. Se voi invece preferite coprire eventuali occhiaie procedendo prima con la color correction, quindi con un correttore aranciato, va benissimo. Poi potete applicare sopra il correttore del vostro tono di pelle o, come si fa di solito, un pochino più chiaro per dare luminosità. L'importante è non eccedere, dare meno prodotto possibile, perché altrimenti si insinua
nelle pieghette, però ho fatto un video approfondito su come dare il correttore evitando proprio gli effetti indesiderati. Ve lo metto sotto, quindi se volete approfondire questo step della base trovate tutto descritto per bene lì. Ultimo step di una base leggera e luminosa ma che dura tutto il giorno è settare con la cipria. Ovviamente una piccola nota: se utilizzate blush o bronzer in crema li dovete dare prima di settare con la cipria. Dopo che avrete utilizzato questo prodotto potrete andare solo con altre polveri, quindi se utilizzate un blush in polvere potete tranquillamente settare il tutto con un po' di cipria e poi proseguire con la composizione del vostro make up. La cipria è fondamentale per tenere i prodotti in crema al loro posto e per garantire la durata del trucco. Io, come sapete, utilizzo quasi sempre questa cipria qua, la Translucent Powder di Laura Mercier. Vi assicuro che non sono sponsorizzata, non guadagno nulla dal consigliarvela, ma per me è veramente un prodotto eccellente per le pelli mature. Quindi se avete l'occasione di provarla, fatelo e fatemi sapere come vi trovate. A questo punto la nostra base viso è fatta. Se questo video vi è stato utile mettete un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Mi auguro di essere di nuovo presto in vostra compagnia. Amiche, come dico sempre, ricordatevi di splendere.